Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche, ok, generali per la seconda parte di aprile, amici del Toro, abbiamo un bel carro che potrebbe fare riferimento a dei viaggi, a degli spostamenti, magari per lavoro, magari per piacere. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, però comunque è sempre un movimento, anche di un'idea, Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link a una guida che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, spiega le decadi, spiega le linee di tempo, quindi è molto interessante. Poi ci sono altri link a video, come per esempio il corso gratuito base di tarocchi, il corso intermedio che inizierà a maggio, la sezione degli abbonamenti e sempre lì trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, cominciamo con un 3 di spade bello impegnativo, devo dire, un 2 di coppe, un 9 di bastoni, la carta del carro nuovamente, 9 di coppe, sacerdotessa, 9 di spade e la stella. Avete diversi arcani maggiori, Allora, con questo 3 di spade mi dice che c'è qualche questione in sospeso che ancora vi fa male. Il 3 di spade normalmente è una sofferenza, una ferita ancora aperta, un tradimento o anche semplicemente una sofferenza della mente, non necessariamente deve essere un tradimento da parte di qualcuno. Anche perché poi vedo questo bellissimo 2 di coppe che parla di accordi, di compromessi. Se per voi vibrasse come una stesa romantica, potrebbe far riferimento a un fidanzamento o a un incontro romantico. Adesso poi ognuno lo applica alla propria realtà. Sta di fatto che con questo 9 di bastoni siete un po' sulla difensiva, c'è qualche questione che vi ha stancato, c'è qualche questione che vi sta un po', diciamo, irrigidendo. E infatti il carro qui mi dice che non sapete tanto se spostarvi o no. Mm? Avete anche il 9 di coppe, che tecnicamente è una carta con un'energia molto statica, è una carta con un'energia in realtà di appagamento, è la carta del sogno compiuto molte volte. Andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta con le carte finali. Ma iniziamo con il 3 di spade. Allora, qui abbiamo, ragazzi, un'altra volta la stella e un 6 di pentacoli al contrario. Ho come la sensazione, allora, se per esempio fosse una questione lavorativa, può essere che vi abbiano promesso uno stipendio, uno spostamento, qualche tipo di avanzamento di carriera che però non arriva. Ho come questa sensazione, se fosse per esempio un gruppo familiare o magari di amicizia, diciamo che non vi stanno dando il giusto valore in questo gruppo. O è una persona o è un gruppo, comunque quello che vi fa star male è che non vi sentiate valutati giustamente, non vi sentiate avvalorati, non so se si dice in italiano, però rende l'idea. E appunto la stella al contrario, ho come l'idea che abbiate poca speranza che in un futuro possa succedere in questo ambiente. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 10 di spade e 7 di pentacoli. Allora, potrebbe essere un accordo anche con voi stessi questo 2 di coppe, una sorta di compromesso. Perché comunque c'è un 10 di spade e qui il 10 di spade è la carta, diciamo, che chiude il ciclo che apre il 3 di spade, il ciclo della sofferenza, ok? E poi abbiamo un 7 di pentacoli, che è una carta che parla di attesa. Probabilmente vi dicono di aspettare un tempo o vi date un tempo voi, fate come il ok, decido di rimanere ancora in questa situazione fino a, non lo so, ve la butto lì, fino alla fine del prossimo mese e vediamo come va, perché poi qui fondamentalmente c'è una carta di attesa.
Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché comunque siete stanchi. Giudizio al contrario, poi abbiamo un papa, regina di pentacoli e asso di bastoni. Allora, per qualcuno è proprio una questione pratica, fisica. Se fosse per esempio sul posto di lavoro, siete stanchi di fare tutto voi o di sobbarcarvi i pesi degli altri o comunque di dover sempre essere voi, magari a fare il primo passo. C'è qualcosa che vi drena, qualche cosa che vi stanca, ma io credo che molto sia collegato a quello che voi pensate gli altri potrebbero pensare nel caso non aiutaste. Una cosa del genere. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere il carro. 9 di pentacoli. Re di coppe. Ragazzi, se fosse una questione tipo famiglia affettiva, diciamo, adesso sapete che la lettura generale io leggo semplicemente qual è l'energia prevalente di questi 15 giorni, quindi può essere qualsiasi settore in realtà. Potrebbe essere con questo re di coppe veramente o la persona di interesse, visto che c'è 2 di coppe e re di coppe, siccome un re potrebbe essere anche una questione con un capo o un padre, dove semplicemente finché non ve ne andate da questa situazione non sarete in grado di essere indipendenti. E per quello che secondo me siete un po' titubanti su che cosa fare, su come muoversi, ed è l'idea che nella terza settimana di aprile vi darete come un tempo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Sole al contrario e 2 di pentacoli. È sempre lì, c'è sempre questo dubbio, c'è sempre questo bivio, perché da un lato vi sentite appagati, dall'altro lato però sentite che non avete la possibilità di espandervi in questo tipo di realtà, di situazione o di relazione. Probabilmente perché non vi danno il giusto valore, probabilmente perché anche voi non riuscite a vedere la cosa da una prospettiva, da un punto di vista più ampio, e avendo anche qui la sacerdotessa può essere che non riusciate a vedere le cose diciamo da un punto di vista più elevato, perché vi ricordo che comunque qui il Papa è al contrario. Andiamo a vedere la sacerdotessa, sono curiosa. 5 di bastoni e cavaliere di spade. Datemi un'altra carta per il 5 di bastoni. Fante di bastoni. Datemi un'altra carta per il cavaliere di pentacoli. La torre. Allora, quello che vi vuole dire la sacerdotessa è di ascoltare solo ed esclusivamente il vostro intuito. Ci sono tante voci intorno a voi, molte sono non mi piace molto usare queste parole, però potrebbe esserci dell'invidia, quindi non dico che la persona vi voglia volutamente danneggiare, però quando una persona è invidiosa diciamo che ha una visione un po' contaminata della realtà, quindi magari anche ascoltare i consigli di queste persone non è molto saggio. Sta di fatto che c'è un cavaliere di spade e la torre. Allora, qui si tratta, la sacerdotessa è anche la scelta, diciamo il superamento del dubbio, ok? Quello che si riesce a vedere, diciamo, oltre. Quello che qui non si riusciva a fare nella terza settimana di aprile, è come se nella quarta riusciste a vedere le cose in modo più chiaro, oltre i pettegolezzi, le invidie, le contaminazioni esterne dei colleghi, degli amici. E qui l'idea con questo cavaliere di spade è che dobbiate tagliare letteralmente con qualche tipo di atteggiamento o di gruppo. Andiamo avanti, vediamo il 9 di spade. Abbiamo la giustizia, 6 di bastoni e 6 di coppe. Qui iniziavamo con un 6 di denari,
Ragazzi, qui cambiano le cose. A fine mese devo dire che le cose cambiano. Allora, abbiamo la giustizia, quindi può esserci qualche questione burocratica o legale che magari viene regolarizzata. Allora, considerato che c'è la torre, per qualcuno si tratta di un taglio. mm, E anche qui vi ricordo che voi vi eravate dati almeno per quello che è venuto fuori, vi eravate dati una sorta di tempo, una sorta di, sì, tempo di attesa, di osservazione per vedere come andavano le cose. E qui è un po' come se le cose alla fine del mese arrivassero ad un equilibrio, perché c'è il 6 di bastoni, una carta di successo, una carta di riconoscimento, e il 6 di coppe è anche una carta di sogno. Diciamo che siete voi un po' negativi, però in realtà io sento che le energie andranno muovendosi esattamente come il carro. Tenete presente che se siete in una fase, diciamo, vibratoria bassa con questo 3 di spade, avete anche un 10 di spade e qui è un 9 di spade, è come se foste in un periodo dove avete scarsa energia fisica, siete drenati, quindi anche vedere le cose positive diventa difficile. Ma nonostante voi non riusciate a vedere e rendervi conto, sì che le cose comunque cambieranno, ok? È come se venissero regolarizzate e poteste smettere di pensare in modo così negativo per quello che riguarda il passato, una persona o una situazione. Anche se voi magari non vi sentite completamente indipendenti, però in realtà è un po' come se c'è un'energia intorno a voi che ve lo fa credere. In realtà qui avete anche la giustizia, si parla di giustizia divina molte volte, e anche con la carta della stella, che comunque avete anche qui, è come se ci fosse una sorta di protezione, ok? Di destino, di questione predestinata. Andiamo a vedere con Osho, che altro riesco a dirvi. La torre un'altra volta, ragazzi. Allora, qua si chiama il fulmine, il silenzio, che un'altra volta la carta della stella, e rallentare. Può essere che dobbiate un attimino ridimensionare certe aspettative, certe idee, certi sogni, per quello che avete qui la stella al contrario, e semplicemente rallentare il passo, perché quando poi si vuole tutto e subito, e qui avete questo cavaliere di spade che è sempre un'energia un po' irruenta, mentre questo cavaliere di pentacoli, quindi il cavaliere più lento del mazzo, si rischia di dare poi delle cose per scontato. Quindi forse qui il suggerimento è di meditare anche, mi viene da dire, vedendo questa carta, di stare in silenzio, di ascoltare quello che potete canalizzare da dentro. Alle volte è anche un bene lasciarsi fluire, perché comunque le cose si muoveranno. Allora, se vi devo dire, il viaggio di prima di cui accennavo all'inizio, penso che sia più una presa di posizione, più che un viaggio fisico. Anche se sì, perché comunque il carro ce l'ho, però è più una presa di posizione, ragazzi, e forse è più facile che ci sia qualcun altro che si muove verso di voi, se ve la devo dire tutta. Che interessante. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un koan, una frase per meditare. Bellissima questa. Mu. Allora, diciamo che in occidentale lo tradurrei con ni, cioè è come se vi dicessero alla vostra domanda non c'è né una risposta negativa né una risposta positiva, semplicemente è una cosa che esiste, una cosa che c'è, non c'è un giusto o uno sbagliato. È una bellissima carta, a me piace molto. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io spero comunque che la lettura vi sia stata utile.
Fatemelo sapere comunque con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!